Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli. Per quanto riguarda il calciomercato arriva l'Here We Go, Gutierrez al Bayer Leverkusen, ma stamattina ci fanno sapere che mancano ancora alcuni dettagli, le uscite, foro ruscio, 4 squadre affacciate alla finestra per quanto riguarda il calciatore, questa voce che tratteremo di striscio, Mastantuono è in uscita dal Real Madrid, anche il Napoli alla finestra e Højlund che esce malconcio dall'allenamento di ieri. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Prima di passare al calciomercato un pensierino ovviamente sulla festa del centenario che ho recuperato in nottata perché ieri è stata una giornata tra aeroporti, un viaggio che doveva durare 3 ore è durato una giornata intera, ho recuperato il tutto in nottata tra tantissime emozioni e identità partenopea. C'è un pensiero che volevo condividere con voi di Sandro Ruotolo che racchiude poi anche un po' la mia visione. Quando gioca il Napoli scompaiono le differenze sociali, non esistono più professioni, incarichi o titoli, esistono soltanto persone che condividono gli stessi colori e in qualche modo la livella dei vivi. Sono totalmente d'accordo che il Napoli è in qualche modo la livella dei vivi, davanti al Napoli siamo semplicemente tifosi, per questo i Napoli Club, dal Napoli Club Europa al Napoli Club Parlamento, dal Napoli Club Bologna alle centinaia di club presenti in ogni continente, rappresentano molto più di un luogo dove seguire una partita. Sono comunità che tengono uniti i napoletani e tutti coloro che amano Napoli ovunque si trovino, e ve lo può dire uno che comunque vive all'estero da 20 anni e quindi diciamo che Napoli è identità, dovunque siamo, ovunque ci troviamo, ed è una cosa stupenda poi ascoltare anche durante la premiazione, ma anche diciamo ogni qualvolta si presenta un'intervista ad un calciatore, ex calciatore, dirigente o ex dirigente del Napoli, è diciamo bellissimo vedere ciò che Napoli lascia nella mente e nel cuore di chi poi è passato e ha vestito la maglia azzurra, non dimenticandosi praticamente e assolutamente nessun momento di ciò che ha vissuto con la maglia del Napoli addosso, e di questo dobbiamo andarne assolutamente fieri. Ecco perché sempre Forza Napoli comunque e dovunque, dappertutto, in tutte le parti del mondo. Fatemi sapere ovviamente come l'avete vissuta la premiazione e il vostro pensiero al riguardo. Passiamo al calciomercato che ci interessa molto, ma molto da vicino, perché la situazione Gutierrez è chiara ma non troppo. Ieri arriva l'Here We Go di Romano, ma manca qualcosina nei dettagli. Gutierrez al Bayern, l'affare non è ancora concluso. L'affare tra il Napoli e il Bayer Leverkusen per la cessione del laterale tedeschi non è ancora fatto. Il difensore, come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio continua ad allenarsi a pieno ritmo e quanto fa capire che non siamo proprio alla stretta finale con il Bayern. I tedeschi hanno portato la loro offerta a 30 milioni come da richieste minime del Napoli per trattare, e il Napoli ha accettato, a quanto ovviamente ci ha fatto sapere ieri Di Marzio e Fabrizio Romano con l'Here We Go. Ora, come riporta la testata giornalistica, si discute sulle modalità di pagamento. Per lo stesso motivo Osimhen al Galatasaray rischiò di saltare. La società capitanata da Aurelio De Laurentiis chiese di ottenere garanzie bancarie e fideiussioni e sul premio di solidarietà spettanti i precedenti club di formazione. Dettaglio, ma non troppo, perché comunque in questo momento sta frenando l'operazione questa situazione diciamo tra garanzie bancarie e quant'altro, quindi non è ancora fatta, anche se Gutierrez possiamo credo quasi certamente dire che l'abbiamo venduto. Il Napoli si gioca le carte Spinazzola ed Olivera sulla fascia sinistra, scommessa da vincere anche lì, non sto qui assolutamente a sindacare, si sbloccano le uscite dal punto di vista dei soldi in entrata, vedremo poi il Napoli dove andrà ad investire, e mi auguro che non sia Gatti poi il primo ad entrare in casa Napoli, perché dal punto di vista poi dello stare tranquilli diciamo che mi lascia un attimo interdetta questa situazione, ma vedremo poi il Napoli come si metterà dal punto di vista del mercato. Questa voce Mastantuono, il Real Madrid è fuori rosa, c'è anche il Napoli alla finestra, ma ci sono altre squadre davanti e credo che il Napoli comunque non vada
diciamo a fare pressing o ad investire tempo in queste trattative, visto che abbiamo altri fatti molto più importanti da saldare, ovvero la linea di difesa e intervenire per quanto riguarda il terzino destro. Favasuli continuano a dirci che comunque è bloccato, e del Napoli si aspettano comunque le varie situazioni tra ufficialità, burocrazia e diciamo inserirlo in rosa. Mi auguro che sia così. Per quanto riguarda Foloruscio, ci sono 4 squadre alla finestra, tra cui il Torino, il Bologna e Caiust, Gong e Khedira, che aspettano solamente ovviamente il via libera per quanto riguarda il continuare le uscite. Molto più difficili le piste ovviamente Caiust, Gong e lo stesso, forse Khedira uscirà prima diciamo di Caiust e Gong, ma vedo questa situazione comunque per quanto riguarda Gong e Caiust un tantino diciamo complicata per trovare una collocazione, ma Manna saprà assolutamente cosa fare. E lo Schalke 04 e la situazione Lindstrom, siamo alle chiusure finali, ma il Napoli vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto per quanto riguarda il calciatore, non ritrovarti poi diciamo Lindstrom per l'ennesima volta tornato alla prossima estate con il contratto che scade poi l'anno dopo, e dovresti anche intervenire per quanto riguarda andarlo a rinnovare un altro anno per poterlo cedere. Perde comunque valore, che ha già perso. Il valore di Transfermarkt di Lindstrom è di 4 milioni o giù di lì, quindi diciamo declassato quasi del tutto per quanto riguarda l'aspetto monetario. Ma queste sono le ultime per quanto riguarda le uscite. C'è una situazione non preoccupante, ma la trattiamo in questo contenuto, per quanto riguarda l'infortunio, che non è un infortunio almeno per quello che ci fanno sapere, di Højlund in allenamento. Andiamo a vedere cosa è successo, perché è uscito malconcio ovviamente per una botta alla caviglia. Queste caviglie che ritornano ogni 3-2 in casa Napoli durante questi allenamenti. Rasmus Højlund ha subito lasciato l'allenamento di ieri mattina a Castel di Sangro per un infortunio alla caviglia sinistra. L'attaccante si è praticamente subito accomodato fuori dal rettangolo verde di gioco. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni dell'ex United. Ecco cosa si legge stamattina. Højlund ha interrotto quasi subito l'allenamento entrato in scena ieri mattina al Patini di Castel di Sangro, contrasto con Rafa Marin, un colpo alla caviglia sinistra e via. Dopo pochissimi minuti Rasmus si accomoda fuori, evidentemente a scopo precauzionale. Il Napoli non ha rilasciato comunicazioni preoccupanti nel consueto bollettino medico di fine seduta. Quindi diciamo va bene quando non ci si esprime in via ufficiale, molto probabilmente è solo una botta, bisogna comunque farla assorbire e tornare al 100%. Per quanto riguarda Alisson invece continua il piano di lavoro differenziato, affaticato il calciatore ovviamente l'esterno del Napoli, così come Beukema, Gilmour e Neres, che continuano a fare ovviamente differenziato per assorbire chi infortuni, chi si è operato, ritornare in condizione, anche se le ultime per quanto riguarda il mercato danno un Neres sicuramente più fuori che per quanto riguarda la permanenza. Rifiutata la situazione Brasile perché vorrebbe restare in Europa, così come vedremo poi nei prossimi giorni come sta andando questa diatriba, che mi auguro non entri nel vivo, ecco, con Lukaku, l'ingaggio, voglio restare in Europa, qua non accetto, là non mi piace, così e colì, perché poi rischieremo di trovarci nel bel mezzo di una telenovela che con modalità diverse abbiamo già vissuto con altri calciatori che comunque si indispettiscono, procuratori che vogliono fare la voce grossa, anche se credo che l'entourage di Lukaku è diversa da altri procuratori che si sono messi totalmente di traverso nella storia recente, ecco, in casa Napoli. Ma mai dire mai, perché il mercato ci riserva sempre e assolutamente sorprese. Mi auguro che il Napoli però abbia valutato come si deve dal punto di vista della situazione difensiva questa cessione di Gutierrez, per poi investire sul terzino destro, sul vice di Lorenzo arriverà il centrale, e quello che mi auguro io, come ci auguriamo credo tutti quanti, non sia Gatti
Gatti della Juventus, perché abbiamo anche letto stamattina la Juventus si inserisce per Badiashile, vorrebbe soffiarlo al Napoli, addirittura è rifiutato dal Napoli uno scambio Olivera-Gatti, ma credo che sono notizie, mi auguro che siano notizie per riempire le pagine dei giornali, anche perché vendi Gutierrez al Bayer Leverkusen, non è che poi ci togliamo tutti i terzini a sinistra e dobbiamo intervenire sul mercato poi per, diciamo, rimpiazzare. Non credo sia l'anno questo né di Olivera né tantomeno di Spinazzola. Abbiamo venduto Gutierrez e quindi ce ne faremo una ragione, anche se l'ho detto in un video precedente, in un paio di video, gli ultimi due, se non vado errato, abbiamo trattato la situazione Gutierrez. Dal punto di vista tattico a me non mi trovo assolutamente d'accordo, anche se c'è chi dice non ha mai espresso il suo potenziale, comunque non è un acquisto, non ha fatto quello di cui ci si aspettava Gutierrez quando l'abbiamo preso, però dobbiamo anche considerare nelle prestazioni di Gutierrez che non ha mai avuto una continuità dal punto di vista delle presenze ed è stato schierato anche a piede inverso pur di giocare. È da considerare nella valutazione del calciatore. Vedremo poi nel caso il Bayer Leverkusen conclude l'operazione e avremo l'ufficialità, la stagione poi che viene. Vediamo come si comporterà in Bundes. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, come sempre. Iscrivetevi così restate aggiornati in maniera cronologica. Siamo tornati in postazione, arriveranno e torneranno anche le live. Faremo qualcosina in live, mi auguro in settimana o verso il fine settimana prossimo, per fare il punto sul mercato, augurandoci qualche ufficialità in entrata e diciamo un paio di calciatori anche ufficializzati in uscita, perché c'è comunque ancora da cedere. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!